Ciao e benvenuto o benvenuta in questo nuovo video di Vaporetto Italiano. Nel video di oggi parliamo di due parole che molto spesso creano grande confusione, soprattutto se la tua lingua madre è l'inglese. Molti studenti hanno difficoltà nell'utilizzo di queste due parole in italiano e quindi ho deciso di fare un video per chiarire il loro significato per tutti quanti. Le parole di oggi sono tempo e volta. Sono due parole che in inglese si traducono con la stessa parola, time, ma in italiano hanno due significati completamente diversi. Vediamoli insieme. Cominciamo con la parola tempo. Vediamo subito degli esempi e poi analizziamo il significato di questa parola. Non ho tempo per studiare. Passi troppo tempo di fronte alla TV. Ho vissuto molto tempo in Canada. In queste frasi ho utilizzato la parola tempo. La parola tempo indica il significato filosofico del tempo. È il tempo quello misurabile dall'orologio. Quindi quando utilizziamo la parola tempo si indica il tempo misurabile, un periodo di tempo. Negli esempi abbiamo visto passi troppo tempo di fronte alla TV. Intendiamo quindi un periodo di tempo eccessivo di fronte alla TV. Non ho tempo per studiare, quindi non ho una quantità di tempo necessaria per studiare. Quindi si intende un periodo di tempo, il tempo misurabile dall'orologio, un tempo continuo. Vediamo la parola volta. Sono andato in Messico 2 volte. Quante volte sei uscito questa settimana? Ho fumato solo una volta nella mia vita. La parola volta non indica un periodo di tempo, ma indica un'occasione o delle occasioni specifiche in cui è successo qualcosa. Sono andato in Messico 2 volte. Quindi sono andato in Messico in 2 occasioni. Ho fumato solo una volta nella mia vita, in una occasione, non in un periodo di tempo. È chiaro quindi? La parola tempo indica un periodo di tempo. Ho vissuto in Canada per molto tempo, è un tempo continuo, un periodo. Ma sono andato in Canada 3 volte. 3 occasioni, non è un periodo, ok? Questa è la differenza tra la parola tempo e la parola volta. Ovviamente tempo ha anche altri usi nella lingua italiana. Per tempo intendiamo anche il tempo meteorologico. Per esempio, che tempo fa oggi? Fa bel tempo. Quindi si intende il meteo, il clima. Tempo si utilizza anche in ambito musicale per intendere il ritmo della musica. Per esempio, tenere il tempo o ballare a tempo di musica. Ma questi sono altri significati della parola tempo. Il fulcro di oggi era la differenza fra tempo e volta, che spero che sia chiara. In caso contrario puoi scriverlo nei commenti e farò del mio meglio per chiarirlo di nuovo. Spero che questo video ti sia utile per migliorare sempre di più il tuo italiano. Ti ricordo che puoi cliccare sul tasto iscriviti qui sotto e sul simbolo della campanella per ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. E se non lo hai ancora fatto, puoi scaricare il mio ebook Parliamo Italiano per scoprire i segreti per imparare l'italiano in modo facile, divertente ed efficace. Io adesso ti saluto e ci vediamo al prossimo video. A presto!